E benvenuti in questo nuovo video. Sembra incredibile, però effettivamente ci siamo. Siamo all'ultimo prepartita della stagione, sono stati ben 38 prepartita quest'anno, quindi prima di parlare della partita però e delle varie combinazioni salvezza che porterebbero alla salvezza, vi chiedo come al solito di iscrivervi, di lasciare un like, di commentare dicendo la vostra in base a quel che dirò, di abbonarvi per chi vuole sostenerci di più. Avrete anche il video pagelle, l'ultimo video pagelle della stagione ovviamente, e attivate la campanella così non vi perdete l'ultimo post partita di questa stagione. Che niente, non mi esprimo, però attivate la campanella. Allora, mi tocca nominare la partita di Cagliari per cominciare, perché è un preambolo necessario ed è un punto di partenza importante per capire un po' il momento. Incipit, cioè, prima della partita io onestamente avevo sensazioni positive, perché di fatto venivamo dalla vittoria contro la Fiorentina, una bella vittoria, eravamo per la prima volta in classifica quarti ultimi momentaneamente, quindi salvi, e arriva Cagliari, tutte queste vibrazioni positive, e a Cagliari facciamo la partita più brutta della stagione, paragonabile forse solo a la prima partita, cioè non le prime, una delle prime partite, ossia Milan-Venezia finita 4-0 e Bologna-Venezia finita 3-0, che poi lì in quel periodo lì, dopo quella partita in particolare, si parlava tantissimo di possibile esonero per Di Francesco. 3 gol subiti, di cui 2 entrambi su palla inattiva, che era stato anche abbastanza il nostro punto forte, e dopo il secondo gol siamo proprio colati a picco a livello morale. Cioè, non che dopo il primo gol ci fosse stata tutta sta reazione, per carità, ma dopo il secondo siamo veramente andati completamente in palla, come veramente poche volte era successo. Infatti il secondo tempo per me è stata veramente una lenta agonia, una lenta e lunga agonia, e non vedevamo veramente l'ora, penso tutti, che finisse sto supplizio di partita. E tra l'altro nel secondo tempo, dove non c'è stata reazione tutto, ci fanno anche il terzo gol, e che gol, veramente bello. Avevamo il destino nelle nostre mani e forse di questo destino ne abbiamo sentito un po' troppo il peso e non siamo riusciti a reggerlo, perché la prestazione è stata veramente brutta e non siamo abituati a vedere la squadra così in difficoltà, almeno a livello di prestazione. Cioè, sì, ne abbiamo perso tantissime, per carità, questo ovviamente ne siamo consapevoli, ne siamo consci, ma quasi mai mettendo in campo prestazioni inguardabili come quella di Cagliari. A Cagliari purtroppo è successo questo, quindi siamo finiti penultimi. Questa è la situazione attuale di classifica, soprattutto anche dopo le vittorie di Lecce e Empoli, compromettendo, dico io, a meno di un miracolo, quasi definitivamente la nostra corsa salvezza. E adesso questa è la classifica, come vi dicevo, di fatto serve un miracolo per sperare anche solo nello spareggio salvezza contro il Lecce o l'Empoli, per non parlare ovviamente della salvezza diretta, che ora è veramente pura utopia. Quindi a schermo vedete l'ultima giornata di Lecce ed Empoli e le varie combinazioni che ci servono per raggiungere o la salvezza diretta, difficilissimo, o lo spareggio salvezza, altrettanto difficile. Ma cioè, è dura raggiungere entrambe le cose, però finché c'è vita c'è speranza, quindi cioè, anche solo per cronaca andiamo a vederli. Quindi il Venezia sarebbe salvo se in primis vince contro la Juve e Lecce ed Empoli perdono, quindi questa è l'unica speranza per una salvezza diretta, molto difficile onestamente parlando. Non che non lo sia lo spareggio con il Lecce. L'eventualità di spareggio con il Lecce avviene se vinciamo contro la Juve, l'Empoli perde o pareggia e il Lecce pareggia. Lo spareggio con l'Empoli invece se noi vinciamo contro la Juve, quindi è fondamentale che noi vinciamo contro la Juve, non c'è altro risultato possibile, il Lecce perde e l'Empoli pareggia. Invece l'eventualità più brutta, che però ci siamo anche un po' abbastanza, in settimana siamo riusciti un po' a metabolizzare, è che saremo retrocessi se perdiamo, se pareggiamo, ma anche se vinciamo contro la Juve. Questo è il grosso problema, perché non dipende più tutto da noi, perché se Lecce ed Empoli non perdono finisce qua comunque.
al di là magari di una bellissima partita. Questo vedremo. Quindi questo è, però la prerogativa principale è che per sperare in questo miracolo tocca provare a vincere contro la Juve di Tudor. Ci serve proprio una reazione d'orgoglio al Penzo, dove alla fine quasi sempre abbiamo fatto bene, almeno a livello di prestazioni, anche contro le squadre top del campionato. Di buon auspicio c'è che comunque la partita dell'andata allo Stadium era andata particolarmente bene. Per poco, ma veramente per poco, non la si portava a casa, non si portava a casa di 3 punti, mancava pochissimo, però nel finale Candela concede quel rigore lì per tocco di mano, forse uno dei minori errori che fa in quella prima parte di stagione, dove ne fa di ben peggiori in altre partite, ma veramente ben peggiori. Infatti a questo proposito sto già mettendo giù i punti del video finale di analisi dell'intera stagione, di tutta la stagione, dove andiamo a analizzare un po' tutto quello che è successo nel bene e nel male, tutte le cose, tante cose purtroppo che non hanno funzionato, quindi tenetevi pronti, sarà un bel video, forse anche bello lungo. Comunque, oltre che con noi, comunque la Juve ha dimostrato grandi difficoltà soprattutto con le squadre piccole contro le squadre della parte destra della classifica, quindi non è una partita assolutamente scontata, anche perché onestamente, ma penso lo diranno anche gli juventini, non è la miglior Juve della loro storia recente, però c'è da dire che non vengono di certo al Penzo a passeggiare in gita, perché hanno bisogno di vincere per centrare l'obiettivo quarto posto. Quindi veramente servirà un'impresa per vincere contro la Juve, ma non basterà neanche quella, perché serve praticamente più di un miracolo. Cioè un miracolo, un'impresa è già vincere contro la Juve al Penzo, ma non basterebbe neanche quello. Quindi non ci resta veramente che innanzitutto fare il nostro dovere e poi sperare in risultati buoni dagli altri 2 campi. Per me, a livello di formazione, io non vedo tutte queste alternative all'orizzonte rispetto all'11 che Di Francesco ha schierato titolare contro il Cagliari. Quindi semplicemente per me la speranza è di vedere una ripresa mentale, una reazione mentale nell'11 titolare che ha giocato contro il Cagliari, dopo la partitaccia di Cagliari. Però sarò onesto con voi, dopo Cagliari tutta questa settimana ho avuto un po' tempo per metabolizzare l'eventuale probabile retrocessione, non tanto perché non l'avessi mai pensato che poteva succedere, anzi un po' per tutto il campionato avevamo avuto questa sensazione che era molto probabile che succedesse, però la partita con la Fiorentina veramente mi aveva illuso molto ed ero entrato in un minimo nell'ordine delle idee che forse potevamo farcela. Adesso è durissima, per non dire altro, quindi non parto con false aspettative e secondo me è giusto partire così per la partita di domani, però diciamo che dentro mi lascio uno spazietto per crederci ancora. Però rimane il fatto che, ripeto, è durissima, speriamo nel miracolo, ma in ogni caso chiudiamo con onore questo finale di campionato, quest'ultima partita, e facciamo tutto il possibile fino alla fine, e nel corso dei 90 minuti poi vedremo l'evoluzione anche dagli altri campi, vedremo quel che succederà e tocca sperare, è l'unica roba che ci rimane in questo momento. Però innanzitutto abbiamo il dovere comunque di fare il massimo al Penzo, poi dagli altri campi si vedrà. E nulla, questo era quello che avevo da dire. Se volete aggiungere qualcosa scrivete pure qua sotto, commentate dicendo la vostra e ne parliamo sicuramente insieme. Chi non è ancora iscritto si iscriva e lasciate un like, che per noi è davvero importante. Chi vuole può aiutarci ancora di più e abbonarsi, e attivate la campanella per non perdervi l'ultimo post partita di questa stagione. E sempre comunque, è sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.